Monte Urano, paese di 8.000 abitanti, 250 metri sul livello del mare. Affacciato sul mare ad est, vanta una veduta completa sui monti Sibillini ad ovest. Dal belvedere dei giardini pubblici, le cosiddette piantine, con un solo sguardo si abbracciano mare e monti. È sicuramente questa una delle note caratteristiche che rendono interessante e piacevole una visita al paese, oltre alla possibilità di poter acquistare calzature, prodotto di una tradizione artigianale che ha preso il via nel Settecento. Uno sguardo attento permette di scoprire un centro storico contenuto nello spazio e ben conservato. La storia di questo paese è collegata a quella della vicinissima città di Fermo, con la quale fin dall'Alto Medioevo ha condiviso vittorie e sconfitte, con un rapporto prevalentemente di sudditanza. La presenza di un insediamento abitativo, venuto alla luce in questi ultimi anni in località Tenna, permette di ipotizzare la presenza dell'uomo sin dal Neolitico. Intorno all'anno 1072, documenti riferiti a possedimenti della corte farfense e passati con un accordo al vescovo di Fermo segnalano la presenza del monastero femminile di San Pietro in Monteriano. È la fonte storica più antica che documenta l'esistenza di Monte Urano. Il palazzo comunale settecentesco è sede di un archivio storico contenente documenti a partire dalla fine del 400. All'interno della sala consiliare sono conservate opere molto importanti per il paese, come i dipinti di Ludovico Spagnolini, Fata Prenunt, Monte Urano, la Piazza Grande, Monte Urano in vista del torrione del mare, Monte Urano, il corso del castello e il suo autoritratto. Infine l'affresco della Madonna delle Nevi. Attaccata al comune c'è la chiesa di San Michele Arcangelo, che ha inizio il 5 maggio del 1868, quando il Consiglio Comunale riconosce necessaria ed urgente la costruzione di una chiesa parrocchiale che sia sufficientemente grande da contenere i fedeli. Per la sua realizzazione la comunità monturanese si rivolse ad una personalità illustre dell'epoca, l'architetto Giovan Battista Carducci di Grottazzolina. Il progetto non si fermò esclusivamente alla progettazione della chiesa, ma si estese a tutta la zona circostante, includendo la piazza ed i giardini pubblici. Il 28 agosto 1870 venne inaugurata una fornace proprio per la produzione del materiale edilizio utilizzato per la realizzazione del progetto, demolita successivamente negli anni 70 per dare spazio agli attuali uffici postali. Nel Bar Garden Angelica Santini prepara delle ottime colazioni ed intrattiene i suoi clienti raccontando fantastici aneddoti di questa città. Non mancano poi gli addobbi floreali forniti dalla fioreria Serenella. Serenella è una donna che ha fatto della propria passione un lavoro, un'esperta di creazioni e addobbi floreali per cerimonie importanti come il matrimonio. Lungo le piantine monturanesi possiamo trovare flotte di anziani saggi che raccontano della loro storia, della loro esperienza, della guerra vissuta in prima persona, del lavoro che facevano e della vita dura dei campi. Una storia che riguarda sempre la nostra Monte Urano, una storia raccontata per sempre e tramandata da generazioni in generazioni. Li vediamo sotto all'ombra, seduti nelle panchine, chiacchierare e intrattenere coloro che passano da quelle parti. Sempre molto frequentata anche la gioielleria di Walter Cameli, dove potrete trovare fedi nunziali, orologi di alta gamma e qualsiasi prodotto che possa riguardare un regalo splendido da fare a vostra moglie oppure vostro marito. Walter Cameli saprà cosa consigliarvi e renderà il vostro anniversario un giorno veramente speciale. L'attività principale dei monturanesi è nel campo calzaturiero. Tutto iniziò a fine 800 con i primi calzolai che realizzavano pantofole per l'economia locale.
Il settore si incrementò con il tempo attirando manodopera, tecnologia ed innovazioni e l'attività divenne così rilevante da far crescere decine e decine di calzaturifici e migliaia di posti di lavoro. Monte Urano si è specializzata nel settore delle scarpe da bambino, diventando un colosso del settore. Si calcola che nel mondo su 100 bambini 15 indossino scarpe fatte a Monte Urano. Tale predisposizione industriale fa meritare al borgo fermano il titolo di città delle calzature. Vediamo in questo video l'azienda Alberto Monti. La cura per i particolari, la ricerca estetica, la qualità dei materiali e la lavorazione artigianale italiana fanno delle scarpe da uomo e donna Alberto Monti un prodotto di assoluta qualità e di stile unico. Le lavorazioni fatte interamente a mano permettono di realizzare scarpe su richiesta e su misura, con numeri dal 38 al 48. Tutte le fasi della produzione e la vendita vengono effettuate direttamente presso il laboratorio di Monte Urano. Fiore all'occhiello del calzaturificio è la realizzazione di scarpe storiche, curando le esigenze del cliente e l'attinenza al periodo storico della rievocazione. Nel 1987 nasce l'azienda proprio a Monte Urano e per i primi 3 anni producono scarpe da uomo per una ditta locale. Nel 1989 creano il primo campionario a marchio proprio e iniziano la commercializzazione in Italia e Svizzera. Nel tempo si evolve l'azienda continuamente, andando a coinvolgere sempre più persone. Oggi Alberto Monti è un brand affermato, con un proprio sito ed e-commerce. Francesco Ripani, originario e residente a Monte Urano, ha lanciato la sua Leather Things, riconvertendo il garage dove il padre realizzava calzature. Ha trasformato i locali in un laboratorio per la produzione di portafogli in pelle che disegna e fabbrica completamente a mano. L'idea di puntare sulla pelletteria è arrivata nel 2019 e ha ricevuto la spinta dalla pandemia. I social e le vendite online hanno fatto il resto. La passione per la lavorazione artigianale della pelle nasce negli anni 60 dalle mani di suo nonno, calzolaio cresciuto artigianalmente in quella che definiamo la generazione d'oro. La passione passa poi per le mani di suo padre, anche lui calzolaio lungimirante e lavoratore infaticabile, cresciuto artigianalmente durante il boom economico degli anni 80 e 90 in cui le aziende iniziavano a spodestare i piccoli artigiani, ma non tutti. Così quella passione giunge fino alla terza generazione, quella di Francesco, che non ha fatto altro che coltivarla, creando la sua linea di prodotti in pelle, accessori lavorati singolarmente in modo da renderli unici e speciali per ogni cliente. Per reperire l'attrezzatura adatta alla produzione è stato svolto un lavoro di ricerca. Alcuni degli strumenti che utilizza l'artigiano arrivano dalla Corea, altri dal Giappone. Una problematica non banale è stata quella di individuare il tipo di pellame adatto. Quello che attualmente utilizza di più è conciato al vegetale. Ripani allega sempre al prodotto il certificato di garanzia. Un prodotto unico, adatto ad ogni esigenza, un regalo personalizzabile e personalizzato, la qualità al vostro servizio. She's a part of the Grand Cavalcade. L'educazione e la pratica sportiva svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo psicofisico di ogni bambino. Lo sport diviene rappresentazione della potenza e dell'identità nazionale. I giovani monturanesi, imitando i loro vincitori delle Olimpiadi, volti atletici della patria, accumulavano energie praticando gli esercizi fisici, così da possedere resistenza e potenza da utilizzare sia in tempo di gare sia in tempo di allenamento. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Monturanese di Barbara Barbizzi opera a Monte Urano ed è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia. L'associazione è nata con l'intento di promuovere la ginnastica proponendo gare sul territorio e corsi per bambini, ragazzi e adulti. L'attività è incentrata sia sullo sviluppo delle capacità motorie e fisiche degli atleti, sia sull'implementazione di quelle qualità personali che si acquisiscono quotidianamente affrontando sfide complesse.
Proprio per questo motivo gli allenatori sono tra i più preparati della provincia e sono capaci di trasmettere quelle attività e quelle qualità in cui l'artistica monturanese crede fin dalla sua fondazione. La passione, i sacrifici, la continua ricerca della chiave per crescere e per superare i propri limiti personali rendono la ginnastica uno sport unico e da cui si viene immediatamente colpiti. L'Associazione Artistica Monturanese è una grande famiglia in cui poter trovare nuovi amici con cui allenarti, istruttori qualificati e un ambiente sereno.